Siamo di fronte a un'escalation del conflitto perché la situazione è assai più complicata di quanto non pensassero gli strateghi di Parigi e Londra. La verità è che l'Italia ha aumentato il proprio impegno militare perché ha ceduto alle pressioni di Francia e Inghilterra, ed è vero paradossale. Francesi e inglesi hanno iniziato questa guerra in Libia contro i nostri interessi per completare la loro rivincita sull'Italia di Mattei e Moro. Ed ora, non sapendo come concluderla, chiedono proprio a noi di aiutarli, immolandoci. Per 3 ragioni. La prima, dimostrare al mondo che esiste ancora un paese capace di svolgere un ruolo internazionale. In realtà non abbiamo più una nostra politica mediterranea, siamo privi di bussola perché abbiamo completamente perso il senso del nostro interesse nazionale e andiamo a rimorchio degli stati più forti che, dopo essersi impossessati di aree strategiche della nostra economia, ora ci spingono a combattere anche le loro guerre private per il petrolio libico, in cambio di allettanti promesse. E questo è il secondo motivo, una nostra partecipazione alla spartizione della torta una volta eliminato Gheddafi, perché l'obiettivo resta sempre lui, la creatura italiana. Berlusconi ne è ignaro, ma almeno la Russia dovrebbe saperlo che la storia dei nostri rapporti con Francia e Inghilterra è piena di guerre combattute in cambio di promesse mancate. E il terzo motivo, infine, è ancora più meschino. Il governo Berlusconi era agonizzante, è stato improvvisamente rianimato proprio alla vigilia della guerra libica. Il conflitto si combatte partendo dalle nostre basi. C'era quindi bisogno di un simulacro di governo, per questo gli hanno ridato ossigeno. Ora, più Berlusconi si mostrerà supino, maggiori saranno per lui le garanzie di giungere al termine della legislatura. Poi, come è giusto, gli daranno un calcio nel sedere. Gheddafi spacciato? Non lo so, vedremo. In ogni caso credo che la prospettiva più realistica sia una guerra civile di lunga durata. Non se ne uscirà presto. Le cose si complicheranno ulteriormente quando anche Russia e Cina vorranno dire la loro su questo conflitto. Quanto ai ribelli, sono un gran calderone dove c'è di tutto, istanze laiche e filo-occidentali, spinte religiose e integraliste, componenti tribali. Difficile dire che cosa ne potrebbe venire fuori. La presenza di Al-Qaeda in Libia per il momento mi sembra ininfluente, anche perché Gheddafi non ha mai consentito che mettesse radici. Ma Bin Laden e la sua rete lavorano sotto traccia, reclutano silenziosamente nel fronte dei ribelli e in quello dei sostenitori del regime, penetrano nelle moschee aspettando l'occasione propizia. Ora il fattore tempo gioca a loro favore, soprattutto se chi ha iniziato questa guerra, trascinando altri stati nel conflitto, non saprà più come uscirne. Al momento Francia e Inghilterra sarebbero dell'idea che l'onore di eliminare Gheddafi spettasse proprio all'Italia, mentre loro, molto più modestamente, si accontenterebbero di trattare con i suoi successori.